I'm feeling it. My bones telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. Start so innocent. Then you kick it up, and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn. Ciao a tutte, bentornate sul mio canale e benvenute a tutte le nuove iscritte. Io sono Tiziana e oggi andiamo a realizzare la mini coffa siciliana. È un progetto facilissimo, quindi adatto alle principianti, quindi non vi preoccupate, ed è stata realizzata con un nuovo prodotto targato Borgo dei Pazzi, la fettuccia in licra. E adesso vediamo nel particolare tutte le sue meravigliose caratteristiche. Come avete visto in anteprima, oggi andiamo a lavorare con un prodotto nuovissimo che esce oggi sul sito Borgo dei Pazzi, ovvero la fettuccia in licra. Guardate che perfezione, è leggerissima e morbida e soprattutto elastica. La troviamo in tutte le tonalità del cordino Inda, quindi una trentina. Ma la cosa importante da tenere presente è che sono colori continuativi, quindi se noi utilizziamo una rocca di Inda, in questo caso il rosso, e fra qualche mese vogliamo ricomprarne un'altra, magari per terminare un progetto che non abbiamo potuto concludere, troviamo lo stesso bagno, cosa che non succede spesso con le fettucce che ci sono in giro. Non è materiale riciclato, quindi la fettuccia è regolare, non presenta né difetti né buchini. La fibra di cui è composto, ovvero il polipropilene, gli dà compattezza ma nello stesso tempo leggerezza, quindi le nostre borse verranno leggerissime. Poi una cosa che non dovete sottovalutare è che è un prodotto italiano, quindi è un valore aggiunto perché Borgo dei Pazzi li produce, per cui un motivo in più per provarla. Vi lascio il codice sconto, infatti, col quale potete acquistare non solo la fettuccia che vi presento oggi, quindi questa novità, ma tutti gli articoli che trovate sul loro sito. Poi io utilizzerò una base già pronta che trovate online, Amazon, Shein, dovunque, è da 15 cm, ma voi potete anche realizzarla all'uncinetto o utilizzare anche una base più grande, la lavorazione non cambia. Poi l'uncinetto che utilizzerò solo per il primo giro, utilizzando appunto questa base, è il numero 4, ma per questa fettuccia in licra di Borgo dei Pazzi dall'8 al 10 ci possiamo tranquillamente sbizzarrire, quindi dipende anche dal tipo di mano che uno ha. Nel mio caso utilizzerò il numero 8, quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Prendiamo la base e iniziamo a fare tutto un primo giro di punto basso e lo facciamo momentaneamente con l'uncinetto più piccolo, in questo caso il 4. Quindi entriamo nei fori e andiamo ad eseguire quindi un punto basso in ognuno dei fori sottostanti. Quindi all'inizio la lavorazione è un po' dura perché stiamo lavorando con un uncinetto molto piccolo. Vedete? Quindi proseguiamo su tutti i fori disponibili. Così. E ci rivediamo a questo punto. Ho completato il giro, ho chiuso con punto bassissimo sulla prima maglia eseguita, quindi posso lasciare l'uncinetto numero 4 e prendo l'uncinetto 8 col quale adesso eseguirò tutta la lavorazione. Dopo aver chiuso con punto bassissimo, catenella, e adesso questo secondo giro lo vado ad eseguire a punto basso in costa. In costa vuol dire che anziché entrare qui sotto, io entro qui, quindi soltanto la costa esterna vado a lavorare in questo modo e faccio i punti bassi normali, però lavorati in questa maniera, e così gli diamo anche un contorno alla base della nostra borsa. Vedete, nel momento in cui poi io girerò il lavoro si presenterà in questo modo. Quindi facciamo tutto il giro e ci rivediamo a questo punto.
Arrivati quasi a fine giro, quindi qui io dovrei realizzare su questa maglia il punto bassissimo di fine giro. Invece da questo momento in poi iniziamo la lavorazione a spirale, ovvero noi non chiuderemo più ogni giro con un punto bassissimo, ma continuiamo quindi finché poi non finiamo il nostro lavoro. Io qui ho messo un marcapunti per segnare dove, diciamo, iniziano i giri, e poi ho fatto anche un'altra cosa. Da questo momento noi a giri alterni iniziamo dei piccoli aumenti che daranno la forma tipica della coffa. Io qui, vedete, ho preso praticamente il centro, quindi su questi due punti che sono esattamente all'opposto andremo a creare degli aumenti. Allora, intanto vi faccio vedere che qui, quindi, chiudiamo, anziché chiudere, scusate, continuiamo con dei punti bassi, in questo modo. E lasciamo, diciamo, come punto di riferimento dove noi appunto in teoria dovremmo chiudere il giro, ma per sapere, diciamo, dove abbiamo iniziato. Quindi si procede. E adesso vi faccio vedere, è molto semplice perché in ogni punto andremo a creare due punti bassi e li alterneremo a dei giri dove invece si lavorerà normalmente. Ecco qui, che poi questa è la parte che si deve girare, poi vi faccio vedere. Quindi tolgo il primo marcapunti e vado a eseguire due punti bassi nello stesso punto. Eseguito il secondo, io vado a mettere il marcapunti sul secondo, in questo modo. Poi levo quest'altro marcapunti e anche su questo ne vado a fare due, quindi 1 e 2, ma il marcapunti in questo caso lo metto sul primo perché poi gli altri aumenti andranno fatti nei punti più vicini. Quindi inserisco pure qui il marcapunti, perché alla fine questi sono i punti che abbiamo creato, quindi in quelli più al centro si rimette il marcapunti. Poi si procede qui normalmente, quindi con dei punti bassi, finché non arriviamo a questo punto e facciamo la stessa cosa. Quindi ve lo faccio rivedere, quindi arrivate fino a qui e rivediamo il passaggio. Facciamo la stessa cosa quindi in questi due. Togliamo il primo marcapunti, eseguiamo i primi due punti bassi e rimetto il marcapunti sul secondo, poi tolgo l'altro e faccio gli altri due punti bassi e l'altro lo piazzo vicino, quindi sul primo in questo caso, come l'altro punto, perché sono uguali. E poi si arriva, noi abbiamo qui il punto dove abbiamo terminato il nostro giro, ma sempre si continua a spirale e ve lo faccio anche vedere. Quindi noi procediamo. Ora rigiro il lavoro perché io i primi giri li lavoro in questa maniera, adesso rigiro il lavoro al contrario e ve lo faccio vedere pure. Quindi qui è dove noi abbiamo finito il giro, ma si procede quindi nuovamente continuando con dei punti bassi. Io adesso metto il lavoro nella maniera corretta, così si comincia anche a intravedere la forma. Quindi vedete, adesso noi qui cosa facciamo? Quest'altro giro lo eseguiamo senza fare aumenti,
Quindi normalmente si va avanti in questo modo, quindi senza aumenti. I marcapunti li rimettiamo lì ma senza fare aumenti. Ci rivediamo a questo punto perché invece ci sarà nuovamente un altro giro con gli aumenti. Allora, io ho completato quindi la prima sequenza, ovvero un giro con l'aumento e un giro senza aumento. Questa sequenza deve essere in totale ripetuta altre 3 volte, perché avremo in totale 4 giri di aumenti, ovviamente alternati a quello senza. Infatti noi cosa abbiamo fatto? Qui abbiamo fatto un giro di aumenti e un giro senza. Adesso io, ovviamente qui è il punto di partenza, ho continuato la mia lavorazione, tanto non dobbiamo chiudere i giri. Adesso un'altra volta andiamo a ripetere l'aumento. Quindi togliamo il marcapunti, in questo punto ne facciamo 2, quindi 1 e 2. Ora il marcapunti lo metto dopo così vi faccio vedere esattamente dove vanno inseriti. Levo anche il secondo, faccio 2 punti bassi nello stesso punto e praticamente di questi 4 punti io il marcapunti li metto in quelli più centrali, perché è da qui che si deve sempre sviluppare l'aumento. Quindi io rimetto il primo, vediamo, metto in questo modo e metto pure il secondo. Quindi il marcapunti, fino a che non finiamo la sequenza degli aumenti, mi raccomando, mettiamolo sempre. E procediamo come prima, quindi con dei punti bassi, fino a che arriviamo da quest'altra parte, rifacciamo l'aumento, poi completiamo il giro, si fa il giro senza aumenti e così via per un totale. Quindi dobbiamo ripetere gli aumenti 4 volte. Ci rivediamo non appena abbiamo completato tutta questa sequenza per vedere il giro successivo. Ecco qui come si presenta dopo aver realizzato i 4 aumenti. Infatti, se voi vedete, questo è il giro, il primo giro con l'aumento è quello normale, il secondo con aumento è quello senza, il terzo con il suo senza aumenti e il quarto. Siccome ancora mi sembra un po' piccola, ho deciso di aggiungere quindi altri 2 giri con aumento, quindi in totale 4 giri, per cui dobbiamo andare ancora ad alternare un altro giro con l'aumento e uno senza e un altro giro con l'aumento e uno senza. Quindi completiamo questi altri 4 giri e ci rivediamo per il passaggio successivo. Ho completato quindi tutti i giri con gli aumenti, ma non solo. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio quello che ho fatto. Quindi, ricapitolando, ho ripetuto la sequenza di aumento con il giro senza per 6 volte, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi qua finisce la sequenza. Poi che cosa ho fatto io? Per alzare un altro pochettino l'altezza della nostra coffa, ho realizzato altri 2 giri a punto basso senza aumenti, quindi diciamo uguale a quello precedente, quindi non è un problema. Poi per creare i manici io che cosa ho fatto? Ho diviso la borsa a metà da questa parte, poi ogni lato ho fatto la stessa cosa prendendo il centro e anche qui, e adesso io cosa faccio? Partendo da questo punto lascio 5 maglie da questa parte e 5 da quest'altra, perché sarà lo spazio dove noi adesso andiamo a creare il manico. Quindi io riprendo l'uncinetto, quindi sempre senza chiudere il giro, quindi man mano lavorando sempre a spirale. Io cosa faccio? Mi porto fino al punto dove devo lasciare lo spazio per il nostro manico, quindi oltre questo con il marcapunti 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso il manico viene realizzato con 18 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ed ecco qui.
Non deve essere troppo lungo perché così gli diamo proprio la classica forma della coffa. Quindi 5 da questa parte, a parte questo qui col marcapunti, ne lasciamo altri 5 da questa parte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Sul sesto mi inserisco e continuo a punto basso, quindi continuo la lavorazione in questo modo. Tanto non ci sono più aumenti, per cui poi sarà semplice. Vedete? Quindi adesso noi continuiamo e facciamo la stessa cosa anche da questa parte, quindi 5 maglie di qua e 5 di là, e ci rivediamo per vedere insieme come creare il secondo giro del nostro manico. Eseguiti entrambi i manici, quindi le 18 catenelle, adesso io ho continuato sempre a lavorare. Adesso come secondo giro noi che cosa facciamo? L'ultima maglia bassa e poi su queste 18 catenelle andiamo a creare un punto basso in ogni maglia, in questo modo, in totale 18. Quindi le facciamo tutte in questa maniera. Quindi eseguiamo le 18 maglie, continuiamo poi arrivato qui a punto basso, facciamo la stessa cosa anche da questa parte e ci rivediamo per il giro successivo. Fatto anche questo secondo giro, quindi di punto basso sul manico e anche sul corpo borsa, siamo pronti per l'ultimo giro, che è un giro di rifinitura a punto bassissimo. E allora, io ho segnato qui con un marcapunti dove inizio tutti i punti bassissimi, perché poi, sempre senza chiudere il giro, noi continuiamo e poi verrà chiuso da questa parte. Quindi che cosa facciamo? Noi prendiamo tutte e due le soline e facciamo un punto bassissimo, lo facciamo fino all'ultimo punto e poi adesso abbiamo i 18 punti del nostro manico e guardate cosa facciamo. Allora, entriamo alla base del punto basso, qui estraiamo il filo, poi vedete che questo è il punto basso e qui ci sono due asoline, prendiamo come se fosse in costa solo questa asolina, prendiamo il filo e chiudiamo tutte le asole a punto bassissimo. Guardate, viene veramente delizioso e il manico anche più robusto. Poi, punto successivo, prima puntiamo alla base, estraiamo il filo, poi vedete questo è il punto, prendiamo la costina esterna, riprendiamo il filo e chiudiamo a punto bassissimo. Ve lo faccio rivedere ancora per qualche punto, quindi entriamo nella base, poi rientriamo nella costina esterna, prendiamo il filo e chiudiamo tutto. E così via. E questo solamente sul manico, perché nella restante parte della borsa ovviamente dobbiamo fare semplicemente il punto bassissimo. Quindi ve lo faccio rivedere ancora una volta. Entriamo alla base, estraiamo il nostro filato, entriamo costina esterna del punto basso sottostante e chiudiamo a punto bassissimo. Guardate quanto viene bello il manico. Quindi lo facciamo tutto, qui proseguiamo a punto bassissimo, ripetiamo la stessa cosa pure sull'altro manico e chiudiamo in questo punto e la borsa è completa, per cui ci rivediamo a borsa ultimata. Mini coffa finita, come avete visto è semplicissima da realizzare, è super leggera perché ne ho utilizzati solamente 430 grammi ed è una particolarità importante di questa fettuccia la sua leggerezza. Le misure finali sono 36 di larghezza e 28 in altezza. Ve la mostro indossata. È veramente molto molto bella, poi in questa tonalità è perfetta per l'estate, ma vi ricordo che della fettuccia in licra ne troviamo più di 30 tonalità, quindi ci possiamo sbizzarrire nello scegliere
quella che ci piace di più. Vi lascio un codice sconto col quale poterla acquistare, ma il codice sconto è valido su tutti gli articoli che trovate su Borgo dei Pazzi. Se il progetto vi è piaciuto, mi raccomando, fatemelo sapere. Se avete dei dubbi, mandatemi un messaggio e non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e attivare la campanella. Arriveranno tantissimi altri progetti super estivi. Ci vediamo alla mia prossima creazione.